Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Bene, allora nel video di oggi, che tra l'altro non era previsto questo video perché lo sapete, la domenica sera non escono video sul mio canale, diciamo la domenica la tengo come giorno di riposo, ecco diciamo. Però nel video di questa sera volevo rispondere a un paio di domandine che ho ricevuto sotto i video del mio canale, e siccome che queste domande sono praticamente ripetute, cosa ho fatto? Per non stare a rispondere a ognuno, ho deciso faccio un video così rispondo praticamente a tutti. Quindi parleremo di questo bonus ponte, come dico io, parleremo del fatto delle spese dell'assegno di inclusione e soprattutto parliamo anche di questi benedetti 500 euro. Arrivano, non arrivano, quando, come, perché effettivamente c'è un grande casino in giro e sinceramente di notizie se ne leggono da tutte le parti, quindi capisco benissimo che ci sia una grandissima confusione. Ma prima di iniziare con gli argomenti del video, vi ricordo di entrare in chat. C'è una chat dedicata solo a voi che siete iscritti al mio canale di YouTube e trovate il collegamento qui sotto in descrizione del video. Quindi aprite la descrizione del video, primo collegamento, entrate all'interno del mio sito internet e quando appare la schermata rossa, da lì potete scegliere di entrare nella chat. Quindi mi raccomando, vi aspetto tutti quanti all'interno della chat. Bene, chat a parte, vediamo un attimino di rispondere alla prima domanda. Mi raccomando, ascoltate tutto il video fino alla fine perché poi so già che vi perdete i pezzi e poi mi rifate le stesse domande tutti i giorni, tutti uguali. Allora, il primo argomento è abbastanza semplice, facile. E la domanda è questa: si possono pagare le spese condominiali con l'assegno di inclusione? Allora, a 1 anno e mezzo dall'entrata dell'assegno di inclusione ancora c'è questo dubbio, quindi siccome che me l'avete chiesto, ho deciso di rispondervi. Allora, e vediamo un attimino. Al momento, la normativa sull'assegno di inclusione ADI non include esplicitamente il pagamento delle spese condominiali tra le spese ammesse. Quindi la carta di inclusione con cui viene erogato, in questo senso l'ADI, è destinata principalmente a soddisfare le necessità quotidiane dei beneficiari. Lo sapete, può essere utilizzata per acquistare beni di consumo, alimentari, vestiario, eccetera, eccetera, pagare le bollette, quindi acqua, luce, gas, pagare il canone di locazione con un bonifico SEPA o posta giro in ufficio postale, più altre cose. Sappiamo benissimo anche che sono vietati gli acquisti come i giochi, i grattini, quella roba là, le sigarette, gli alcolici, servizi finanziari, creditizi, gioielli e altri beni che non vengono considerati essenziali. Quindi, tornando un po' indietro, per quanto riguardava il reddito di cittadinanza, che era il predecessore dell'ADI, era specificato che non si potevano pagare le spese condominiali, in quanto gli oneri condominiali includevano voci che non rientravano nella lista delle spese ammissibili, quindi come per esempio le pulizie, la manutenzione, l'assicurazione del condominio, la retribuzione dell'amministratore, eccetera, eccetera. Dato che però la ADI è subentrato al reddito di cittadinanza e comunque le finalità dell'assegno di inclusione sono simili, è probabile che anche per l'assegno di inclusione il pagamento delle spese condominiali non sia consentito. Quindi per avere la certezza e per sapere se nel tuo o nel vostro caso la cosa è fattibile, il mio consiglio è solo questo. A questo punto bisogna contattare il centralino telefonico dell'INPS e chiedere se
lo puoi fare direttamente, quindi nel tuo caso specifico lo puoi fare direttamente. Poi eventualmente, dopo che avete chiamato il centralino dell'INPS, se avete tempo e voglia, tornate qui sotto e mi fate sapere, con un messaggio, mi scrivete un messaggio e mi dite che cosa vi ha risposto il centralino dell'INPS. Ovviamente una cosa riferita personalmente. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio sul telefono. Poi cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Allora, la ricarica della carta dedicata a te per il 2025. Oh, ci stiamo avvicinando, non ci stiamo avvicinando. Che succede con questa carta? Si sta parlando del fatto che la ricarica della carta dedicata a te per il 2025 è attesa tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Dovete anche sapere che la carta dedicata a te per quest'anno è ancora in attesa del decreto attuativo. Quindi è fondamentale sottolineare che questa previsione si basa su tempi ipotetici di emissione del credito e delle relative procedure. E a questo punto l'esperienza degli anni precedenti mostra praticamente delle tempistiche un po' variabili per quanto riguarda l'emissione del credito, perché una era aprile 2023, l'altra era all'inizio di giugno 2024, insomma, fanno un po' come vogliono. Questo significa a questo punto che fino alla pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità e Ciccio Pasticcio, con ovviamente gli altri dicasteri, non è possibile attualmente sapere con esattezza e con certezza le date di ricarica o di attivazione per quest'anno. E come gli anni scorsi non sarà necessaria alcuna domanda. Beh, lo sapete perché comunque i comuni faranno delle graduatorie in base all'ISEE, requisiti familiari, non familiari, poi manda le liste all'INPS, l'INPS risponde, insomma, un casino avanti e indietro, cose che abbiamo già parlato tante volte. Una cosa per quanto riguarda invece la carta, proprio la carta fisica di plastica. Pare che le carte esistenti, cioè quelle che una persona ha già in mano, che le persone hanno già in mano, pare che potranno essere utilizzate di nuovo perché la ricarica sembra che arrivi sulla stessa carta, quindi pare che non ci sia la necessità di ricevere una nuova carta, pare, ma questa cosa qua la scopriremo poi effettivamente più in dettaglio quando effettivamente diranno come funzionerà. Il terzo e ultimo argomento di oggi riguarda la carta acquisti. Carta acquisti. L'importo di ogni ricarica è di 80 euro ed è pari a 40 euro al mese. Allora, calendario dei pagamenti. Per quest'anno il calendario dei pagamenti della carta acquisti segue e ha seguito questa cadenza generale. Quindi gennaio per il bimestre gennaio-febbraio, che poi gennaio è sempre un casino, perché lo sapete, c'è il discorso dell'ISEE, non l'ISEE, aggiornamenti, non aggiornamenti, sono le solite menate di gennaio che tutti gli anni succedono e che io tutti gli anni a dicembre dico fate attenzione perché a gennaio, se non rinnovate subito l'ISEE, la ricarica della carta acquisti arriva poi a babbo morto. Poi avevamo marzo per quanto riguarda il bimestre marzo e aprile, poi avevamo maggio per il bimestre maggio e giugno e poi avremo luglio per il bimestre luglio-agosto e poi avremo ancora settembre per il bimestre settembre-ottobre e infine ci sarà novembre per quanto riguarda il bimestre novembre-dicembre. E quindi la domanda è questa, per quanto riguarda invece il pagamento attuale, cioè quello di luglio,
Il pagamento della carta per il bimestre luglio-agosto è previsto a partire dalla metà di luglio, quindi diciamo indicativamente intorno al 15 di luglio. Poi vabbè, lo sapete, appena ci saranno delle novità ve lo farò sapere immediatamente, però l'importante è che rimanete iscritti al mio canale, almeno così appena c'è la novità YouTube ve lo segnala immediatamente. L'altra domanda, sempre sulla carta, è questa: come faccio a verificare il saldo e la data esatta? Allora, le date precise, primo, le date precise possono variare leggermente, primo. Secondo, per verificare l'effettivo accredito e il saldo della tua carta acquisti, puoi sempre chiamare. Primo, il numero verde gratuito 800 130 640 e da lì ti arriva un SMS con il saldo. Sistema più semplice per tutti, così lì si fa prima e non andiamo a impazzire troppo. Andare a un postamat, alla macchinetta fuori dalla posta, infilare la carta, digitare il PIN e fare l'estratto conto. Oppure accedere al sito internet delle Poste Italiane nell'area riservata, oppure ancora meglio per chi ce l'ha, tra l'altro se non ricordo male dovrebbe essere pure cambiata al 1° di luglio perché hanno fatto delle modifiche, quindi mi pare che hanno cambiato pure l'applicazione e l'hanno aggiornata, hanno accorpato tutto, insomma hanno fatto dei cambiamenti. E l'altro sistema è quello di utilizzare l'app INPS mobile, ok? Per visualizzare tutte le informazioni di tutte le carte. E tra l'altro, ultima cosina molto interessante, ricordatevi che per continuare a ricevere la carta acquisti è necessario rinnovare l'ISEE ogni anno. Proprio per quello succede tutto quel paciocco a gennaio, che a gennaio salta il pagamento finché non viene rinnovato l'ISEE. Capito? Questo è uno dei problemi. Quindi senza ISEE la carta acquisti, buonanotte sognatori. Bene, prima di concludere vi ricordo, come vi ho detto prima, di entrare a far parte della chat che è dedicata a voi che siete iscritti nel mio canale di YouTube, una chat riservata solo a voi, quindi vi aspetto in chat. Trovate il collegamento qui sotto nella descrizione del video, quindi aprite la descrizione, primo collegamento, entrate sul mio sito internet, che è l'unico ufficiale, mi raccomando, lo dico sempre, l'unico ufficiale sito internet è quello che vi lascio qui sotto. Quando appare la schermata rossa, da lì, dal menu, scegliete l'opzione che più vi interessa, ok? Quindi vi aspetto anche in chat. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!